Ciao a tutti e benvenuti su Mintitaro. In questo interattivo vediamo chi sarà il vostro futuro partner, caratteristiche, soprattutto di vita e psicologiche. Abbiamo tre varianti, come al solito, fra cui scegliere. Prima però, per chi non mi conosce, mi presento, sono Ales di Mintitaro, sono una tarologa, una cartomante, ma anche una coach specializzata in sviluppo intuitivo e questa è Mirra che partecipa al video oggi. Quindi aiuto le persone che vogliono sviluppare i propri doni intuitivi in modo da poterli padroneggiare e utilizzarli come guida nella loro quotidianità. Le varianti di oggi sono tre, appunto. La prima con la calcite arancio, la seconda con l'ametista viola e la terza con la fluorite verde. Come sempre vi consiglio di fermare un attimo il video per poter scegliere seguendo la vostra intuizione con calma, poi potete scorrere il video al capitolo che descrive la variante scelta. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Bene, iniziamo con la prima variante, quella della calcite arancio, e vediamo subito le energie di questa persona che arriverà nella vostra vita, prossimo futuro partner, ovviamente in una relazione sentimentale. Dunque, e abbiamo la dea Ecate, questa addirittura è la dea della stregoneria, è anche una dea molto saggia che permette di padroneggiare le proprie insicurezze, le proprie paure. Insieme alla carta corrispondente dei tarocchi che è il 6 di coppe. Questo mi dà l'idea che il vostro futuro partner, per voi che avete scelto questa variante, è una persona con ancora un po' di traumi che vengono dal suo passato, probabilmente esperienze sentimentali passate che ovviamente un po' abbiamo tutti, però appunto il 6 di coppe è proprio la carta che parla un po' del passato, quello legato più alle nostre emozioni, Mirra tesoro, e quindi la carta della dea Ecate insieme al 6 di coppe dà proprio questa idea che è una persona che ancora un po' risente di queste esperienze sentimentali passate che gli hanno lasciato un po' di paura, di ansia nei confronti di relazioni amorose in generale. Però adesso vediamo altri dettagli con i tarocchi e abbiamo l'asso di spade, la carta degli amanti e il 7 di spade, scusate, di bastoni. Beh, questo è interessante perché sta a indicare che ha la volontà comunque di aprirsi al mondo. Vedete questo 7 di bastoni si vuole togliere da una gabbia questo personaggio e in generale è una carta di resistenza, di volontà, volontà di prevalere sopra le proprie ansie, i propri traumi. È una persona molto volitiva perché abbiamo l'asso di spade all'inizio che quindi è una persona, indica una persona assertiva,
una persona che ha comunque, nonostante esperienze magari non particolarmente felici nel passato, ha la volontà lucida di iniziare una nuova storia d'amore. Infatti abbiamo la carta degli amanti in mezzo. È proprio come se le carte qui insieme indicassero proprio la volontà, la decisione lucida di voler riniziare una nuova storia d'amore, e mettendoci tutta la energia possibile per farla andare bene. Quindi comunque è una persona molto convinta, una persona molto anche sicura di se stessa, nonostante magari appunto possa avere dei ricordi del passato che ancora un po' o la traumatizzano, comunque insomma gli creano, ne sono condizionati, mettiamola così. E quindi sicuramente però non se ne rende conto e non vuole farsi condizionare ulteriormente. Quindi la vedo comunque come una persona molto forte a livello proprio caratteriale, molto convinta. Ehm, Quando inizia un qualcosa, la porta in fondo, quindi non è una persona che ha facilmente dubbi o se ne lascia più di tanto influenzare. Una persona molto decisa, pronta a un nuovo cammino a livello amoroso. Vediamo adesso altri lati caratteriali con le carte degli archetipi e abbiamo il servo, shapeshifter, vuol dire colui che cambia forma, e poi The Gambler, cioè il giocatore d'azzardo, lo scommettitore. È è una personalità interessante effettivamente, perché da un lato è molto, è una persona che dà molto, perché l'archetipo del servo, servant, è una persona che aiuta molto gli altri, è generosa, ehm, ehm, ha un cuore molto gentile, generoso, quindi può essere sicuramente un compagna o un compagno che vi aiuta molto, che vi aiuterà molto, che vi appoggerà in quello che farete. Dall'altro è anche una persona molto flessibile, perché shapeshifter è colui o colei che riesce appunto ad adattarsi ad ambienti diversi, ehm, che riesce appunto a, come dire, è anche curioso di conoscere ambienti diversi, è una persona flessibile mentalmente che si adatta molto bene. Anche questo può essere appunto, come dire, coadiuvante. L'attributo, diciamo, la qualità del servo, perché comunque è una persona che aiuta gli altri, quindi riesce anche a capire il loro stato mentale, il loro stato emotivo. È una persona che riesce a entrare nell'animo degli altri, quindi volendo anche, direi anche sensibile. E poi l'ultima qualità è quella del gambler, cioè del giocatore di azzardo, ed è interessante perché vuol dire che è una persona che si prende i propri rischi, che anche una persona che naviga la vita a cuor leggero, che comunque si butta nelle cose che fa, che non si fa frenare, che riesce a fare un po' il salto del buio, un po' come la carta del matto nei tarocchi. È una persona che segue anche molto l'intuizione, molto l'istinto, e quindi è molto intuitiva, direi.
È una personalità molto, molto interessante, perché proprio vedo che da un lato è forte, è una persona assertiva, è una persona che usa la testa, che non si lascia piegare dagli eventi, che è pronta e anche lucidamente convinta di voler iniziare una nuova relazione, nonostante appunto quella passata comunque non sia stata delle più felici, e allo stesso tempo è una persona molto comprensiva, molto di aiuto, di supporto, di appoggio, è una persona che si adatta, che capisce gli altri, capisce il proprio partner, riesce a entrare nelle sue onde energetiche e riesce anche a prendere la vita non troppo sul serio, a prendersi dei rischi, a buttarsi in nuove avventure senza pensarci più di tanto, una persona intuitiva. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate di questa stesa, spero che vi abbia aiutato, vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, attivare la campanella per non perdere i prossimi video e soprattutto condividere questo video con altri che conoscete, che pensate possano essere interessati a vederlo. E noi ci vediamo presto. Ciao! E adesso iniziamo con la seconda variante, l'ametista viola, e vediamo subito le energie di questa persona, di questa relazione che sta arrivando, relazione sentimentale ovviamente. Abbiamo la carta del ponte, che indica un collegamento fra questa persona e voi, sicuramente, e abbiamo la carta della luna, che è la carta delle emozioni, del subconscio, di qualcosa che sta un po' sotto la superficie. Ho l'impressione appunto con queste carte che il vostro futuro partner o la vostra futura partner sia una persona che già, con cui già siete in collegamento e che vi suscita comunque delle forti emozioni, anche abbastanza ehm, diciamo non delle emozioni particolarmente chiare a voi stessi, neanche, perché la luna è comunque una carta che nasconde. Quindi può essere una persona che sta nella vostra cerchia e che, con cui ancora non avete un rapporto esplicito, che non considerate in questo momento e che non avete messo sotto i riflettori, mettiamola così, ecco, non ci state facendo caso in questo momento, ecco. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi e abbiamo l'asso di denari, il re di coppe e l'imperatore. È una persona stabile, con un forte carattere, come indica l'imperatore, però anche con una gentilezza interna, una maturità emotiva, come indica il re di coppe. Vedete in questo mazzo il re di coppe è rappresentato come una roccia, no? Nel mare in tempesta, quindi indica una persona centrata, una persona che non si fa influenzare molto dalle emozioni violente, cioè non è una persona lunatica, è una persona molto equilibrata emotivamente e anche aperta a nuove relazioni, perché appunto fa entrare la barca, no? Sotto l'arco della roccia, quindi è una persona che non si chiude alle possibili relazioni ed è anche pronta appunto a un nuovo inizio, come indica l'asso di denari, che
indica appunto un atteggiamento di apertura nei confronti di una nuova relazione, anche una relazione concreta, solida. ehm, ehm, Non è una persona in cerca di avventure, anche l'imperatore indica questo, è una persona in cerca di stabilità, in cerca di costruire una relazione di lungo periodo. È sicuramente però anche una persona molto forte, molto sicura di sé, che è capace di costruire anche delle barriere attorno a sé se pensa di essere sotto attacco, nel senso che è una persona generosa, equilibrata, che dà, però allo stesso tempo riesce a mm, costruire dei confini ben precisi se pensa che ne sia il caso. Però in generale direi che è una persona comunque aperta a nuove relazioni di lungo periodo e anche concrete, e anche a nutrire appunto queste nuove relazioni che possono venire nella sua vita. Vediamo adesso con gli archetipi le caratteristiche del suo carattere. Abbiamo il saboteur, che è l'autosabotatore fondamentalmente, il Fool, che è un po' la versione del matto nei tarocchi, però non precisamente, adesso vediamo, e l'angelo, l'angel. Dunque, è una persona, come indica la carta dell'angelo, molto, molto sincera, molto buona, molto di aiuto. Richiama molto il concetto del re di coppe. È una persona estremamente generosa, che può essere di aiuto, aiuto al proprio compagno, alla propria compagna, ma anche di aiuto agli altri amici, alle persone accanto a sé. È una persona veramente molto sensibile e che non si tira indietro quando si tratta di aiutare gli altri. Ha anche un che di lato innocente dentro di sé. Allo stesso tempo però ha, come dire, un po' di difficoltà a esprimere questo suo lato emotivo, più che emotivo, questo suo lato gentile, ecco. Infatti viene fuori la carta dell'imperatore, appunto perché tende a mascherarsi dietro una parvenza ehm, si trincera dietro una parvenza di assertività, di autorevolezza, comunque apparentemente si lascia poco andare perché appunto ha questo lato molto gentile dentro di sé che tende a mascherare. Infatti, le altre due carte evidenziano questo atteggiamento che un po', come dire, mette in difficoltà la sua possibilità, di avere future relazioni perché appunto si mette i paletti fra le ruote, ecco, non manifestando i suoi sentimenti, non manifestando il suo vero carattere, fondamentalmente come dire, si danneggia da solo. E infatti ha anche un atteggiamento un po' da Joker più che da matto dei tarocchi, ovvero maschera i suoi sentimenti, la sua dolcezza con una maschera come dire, da prendere un po' tutto sotto gamba, un po' tutto come se fosse una barzelletta, nel senso maschera il suo volere, la volontà magari di avere appunto una relazione ehm, non facendo trasparire realmente
i suoi sentimenti e la sua vera natura. Quindi questo può creare appunto delle difficoltà, appunto perché c'è il saboteur che gli o le impedisce di aprirsi agli altri, quindi può essere un po' difficile appunto andare oltre queste barriere, paletti che mette attorno a sé, però in realtà è una persona che, come ho detto, ha un lato molto romantico dentro di sé, molto gentile, anche innocente, però appunto cosciente di questa, diciamo, lato, questo suo cuore molto gentile, si trincera dietro, appunto mette una maschera fra sé e gli altri. Questo può comportare una difficoltà nell'accedere, diciamo, a creare dei contatti con questa persona, ecco. Tant'è vero che anche qui abbiamo la luna che comunque è una carta che un po' nasconde, quindi anche per questo motivo probabilmente non lo conoscete o la conoscete, ma non lo avete, diciamo, in mente, non ci fate caso, appunto perché è una persona che non manifesta ehm, quello che vuole veramente, i suoi sentimenti e la sua vera natura. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto condividerlo con altre persone che possono essere interessate a vederlo. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella con la fluorite verde. E vediamo subito le energie di questa persona, del futuro partner, o della futura partner, con le carte degli dei, lo scrigno degli oracoli. E abbiamo Marte, che è un dio battagliero, focoso, passionale, e è accompagnato dalla carta dei tarocchi del re di bastoni. Beh, queste due carte insieme, diciamo, si accompagnano molto bene perché indicano una persona estremamente passionale, una persona estremamente piena di energia, molto attiva, molto vigorosa, ehm, anche a livello proprio sentimentale, danno proprio l'idea che sia una persona estremamente passionale, anche affascinante, anche una persona che prende i suoi rischi, che non ha paura di prendere dei rischi per i suoi obiettivi, per ottenere i suoi obiettivi. È coraggiosa, è piena proprio di energia e di vigore. Non escludo che sia appunto un segno di fuoco. Vediamo adesso i tarocchi e abbiamo l'asso di denari, la temperanza ed il mago. Mi dà l'idea che comunque sia una persona che sta cercando un equilibrio nella sua vita, ha molte idee, è molto sicura di sé, vuole realizzarle, però allo stesso tempo sta portando avanti un percorso che ha iniziato da poco, un qualcosa, una nuova attività, un nuovo lavoro che lo porta appunto a pensare o la porta a pensare in grande. La carta del mago indica una persona molto assertiva, piena di risorse, capace di manifestare i propri obiettivi, i propri desideri. Allo stesso tempo è anche una persona molto concreta, con la temperanza. Temperanza indica qualcuno che riesce comunque a trovare un equilibrio
tra i propri desideri e la capacità di realizzarli, cioè sa dove può arrivare e si dà da fare per ottenerlo. Non, non è una persona che ha velleità irrealizzabili, ecco, è una persona concreta che riesce a dosare i propri sogni in piccoli passi per poterli appunto realizzare nel tempo, perché la temperanza è una carta di in parte contrazione, nel senso che suggerisce, consiglia di ehm, mm, ehm, prendere le cose in maniera lenta, in maniera dosata, ecco. Però appunto insieme alla carta del mago indica proprio che è una persona che comunque ha delle forti potenzialità, degli obiettivi da realizzare, sta lavorando per seguirli. Ha fatto un percorso e sta lavorando appunto per completarlo, per creare un qualcosa nella propria vita a cui tiene molto ed ha le potenzialità, insomma, le risorse per farlo e soprattutto una grande, grande energia, perché appunto ha queste caratteristiche del fuoco molto, molto presenti nel suo carattere, perché è proprio una persona estremamente vitale, estremamente energica. Vediamo adesso le caratteristiche della sua personalità e abbiamo l'eremita, il monaco o suora, il mistico. È interessantissimo perché queste tre carte proprio si completano. Dunque, ovviamente dà l'idea di un ascetismo perché c'è l'eremita, il monaco, il mistico, mi dà l'idea che sia una persona anche che per alcuni di voi può frequentare un ambito spirituale, religioso, è una persona che cerca la solitudine per concentrarsi appunto su di sé, su elementi di meditazione, di riflessione. ehm, ehm, è una persona, secondo me, con un forte interesse in ambito spirituale, può essere anche comunque una persona che ricerca la solitudine per concentrarsi ciò che piace, che le piace e quindi è una persona studiosa, è una persona riflessiva, ehm, è una persona che appunto non è estremamente socievole, ecco, mi dà proprio questa idea. Quindi diciamo che riassumendo, ha una forte componente passionale questa persona sicuramente, molto vitale, molto energica, molto votata a perseguire i propri obiettivi, affascinante, ha molto carisma. Allo stesso tempo ha un interesse, secondo me, molto forte per l'ambito spirituale. Potrebbe anche appunto perseguire delle attività meditative o yoga o di canalizzazione in alcuni casi. Comunque è una persona che studia molto, che riflette molto su ciò che fa, si apre poco alle attività sociali, non è una persona molto, molto aperta,
può essere anche religiosa, molto religiosa in alcuni casi, e allo stesso tempo ha iniziato un percorso da poco che è come dire, focalizzata per seguire, ecco, e quindi è anche molto votato a questo percorso perché ha degli obiettivi da realizzare e è molto focalizzato o molto focalizzata su questo percorso in questo momento. La carta della temperanza, poi, tra le altre cose, è anche una carta un po' zen, no? Vedete in questa figura, in questo mazzo, dà proprio l'idea dell'equilibrio, della meditazione, quindi mi dà anche un'idea che è appunto anche un percorso che è molto in linea con ciò che interessa questa persona, cioè l'ambito spirituale, mistico oppure religioso. È comunque una persona che è molto focalizzata sui propri obiettivi, vuole realizzare questi obiettivi in maniera, sa che ci vuole del tempo, però appunto è molto centrata, molto focalizzata su questo percorso che ha iniziato e che vede in maniera, cioè è un percorso concreto per questa persona, collasso di denari, non è una fantasia, non è un'idea che ha in testa, è qualcosa che ha proprio iniziato, ha posto il seme per far crescere qualcosa nella sua vita. È una personalità molto molto interessante, devo dire, perché da un lato ha questo lato, diciamo, intuitivo, mistico, dall'altro è anche una persona che riesce a mettere delle basi concrete per far crescere dei sogni che ha e allo stesso tempo ha una forte personalità legata al fuoco, quindi è molto energica, molto, molto passionale, ci si butta proprio con tutto se stessa in quello, in quello che vuole fare, ecco, non si tira indietro, non si risparmia. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto, fatemi sapere, se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto condividere questo video con le persone che pensate possano essere interessate a vederlo. E noi ci vediamo presto. Ciao!